Ciao a tutti, bentornati, grazie per i numerosissimi commenti e suggerimenti che mi avete rivolto. Anzi, vi sfido a darmi voi un argomento di cui parlare, così almeno interagiamo insieme e mi metto anche alla prova. Come vi ho detto, la dieta mediterranea non è soltanto regime alimentare, ma è soprattutto stile di vita. Fra gli stili di vita idonei per il regime della dieta mediterranea c'è quello dei cammini. Il cammino che più conosco è il cammino francescano della Marca. Come vi dicevo, sono coautore della guida edita del Cerchio, guida del cammino francescano della Marca, ma soprattutto sono una guida e un ospitaleros durante proprio il pellegrinaggio da Assisi ad Ascoli Piceno. Perché c'è questo cammino? Perché sia nei Fioretti sia qui, soprattutto qui nella Vita prima e seconda di Tommaso da Celano, questa è l'edizione Porziuncole, c'è proprio scritto che San Francesco andò in Ascoli e fece quella grandiosa predicazione che attirò moltissimi giovani. Io però vi voglio parlare non tanto delle tappe, ma soprattutto del francescanesimo che si incontra durante il cammino. Parlare del francescanesimo d'Assisi sarebbe una tautologia troppo grande. Iniziamo subito da Foligno, che è il termine della prima tappa. Lì incontriamo la bellissima figura di Angela da Foligno, una mistica straordinaria che cambiò la visione sociale, politica e spirituale dell'epoca. Poi c'è anche Angelina da Marciano. Lì a Foligno c'è un bellissimo convento ancora oggi gestito e vissuto dalle suore di Angelina. Bellissima la zona affrescata dall'alunno, perché una parte del convento viene allargata e ingloba la casa dell'alunno. Ci sono proprio tutte quante le figure originali, gli schizzi, le incisioni sulle pareti. È una cosa meravigliosa. Poi c'è anche Tomasuccio da Foligno, che è stato un grandissimo del terzo ordine regolare. Avanziamo, arriviamo a Muccia. A Muccia c'è la figura del Beato Rizerium, descritto fra i primissimi compagni di Francesco all'interno del libro dei Fioretti, ma anche della Vita prima e seconda di Tommaso da Celano. Poi c'è lì a Camerino, vicino alla zona di Muccia, questa bellissima città devastata dal terremoto, ma che ha una storia grandiosa, la figura di Santa Camilla da Varano, figlia dei duchi, e ha fondato tantissimi conventi, uno dei quali qui a Fermo. Poi avanziamo ancora e a Ponte la Trave, frazione di Pieve Bovigliana, troviamo uno dei tre conventi fondati dalla stessa figura di San Francesco. Lì, oggi proprietà privata di amici, troviamo anche un pozzo dei miracoli. Nelle fonti francescane è descritto. Una curiosità: in uno dei primi cammini che abbiamo fatto, il nostro amico belga Franz ci ha fatto lui conoscere questo pozzo, perché per noi era andato disperso. Invece è di fronte al convento, all'interno di un bosco, in un'altra proprietà privata. Fu lui che alla mattina alle 6 andò esplorando questo bosco e ci fece conoscere il pozzo, e leggemmo lì le fonti francescane relative a quel pezzo. Esperienza bellissima. Andiamo avanti, stiamo salendo nel Monte Fiegni e proprio noi passiamo nel versante nord, ma nel versante sud ci sono delle grotte. In una di queste era diciamo l'eremo del Beato Ugolino da Fiegni, un altro nobile della zona che decise di dedicare la propria vita alla spiritualità eremitica con San Francesco. Fu anche l'antisignano del terzo ordine regolare. Poi andiamo ancora avanti, nei castelli di Calderola c'è la figura del Beato Francesco da Calderola. Saltiamo qualche secolo, siamo nel XV secolo, è uno di quelli che insieme a San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capestrano e San Bernardino da Siena, più conosciuto, fondarono i Monti di Pietà. Quindi questi luoghi in cui senza interessi si poteva ricevere del credito per poter avviare la propria attività o sostentare la propria famiglia. Andiamo ancora avanti, c'è il convento di San Liberato. San Liberato, ancora oggi attivo e con la presenza dei frati. In quelle zone, in quel convento, oppure poco più a monte, in un eremo, furono scritti i Fioretti. I Fioretti furono scritti da Ugolino da Montegiorgio, un frate francescano ovviamente, e dopo la Bibbia è il libro più tradotto al mondo. Lì ci furono storie incredibili di frati spirituali, non posso non nominare il Beato Umile e il Beato Pacifico, scritti nei Fioretti nella Vita prima e seconda di Tommaso da Celano. Andiamo ancora avanti, c'è Sarnano. Sarnano è la città, secondo me,
dove l'irradiazione nelle Marche del francescanesimo ha dato più lustro in assoluto, tanto che la città stessa ha come simbolo il serafino di San Francesco. In uno dei 6 castelli, per la precisione Rocca Colonnata, ci fu l'acquisizione, chiamiamo così, la conversione di uno dei nobili che divenne il Beato Pacifico. Il Beato Pacifico fu il coautore, il probabile coautore del Cantico dei Cantici. È chiamato anche il Re dei Versi, è una figura da studiare. Andiamo ancora avanti, siamo nell'Ascolano, a Venarotta, il secondo convento fondato da San Francesco nel 1215, e proprio lì la provincia di Ascoli Piceno e la figura di Andrea Antonini in particolare riuscirono a fare in modo di creare un ostello ancora oggi attivo, quindi chi cammina può rivolgersi al comune per andare all'ostello, dedicato a San Francesco e San Giacomo. Da Venarotta si arriva finalmente in Ascoli, dove, come vi dicevo, dalla vita prima e seconda di Tommaso da Celano ci fu quella bellissima predica, dove il francescanesimo non fece altro che irradiarsi e creare così quelle custodie che permise alla letteratura contemporanea di definire le Marche come la custodia stellata, cioè costellata di conventi francescani. Grazie per avermi seguito e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. A presto, ciao!